Ciao e benvenuto o benvenuta in questa seconda lezione della sezione dedicata ai poteri di amministrazione di primo livello, in cui andremo a sviluppare il nostro ragionamento sul primo punto della diapositiva su cui ci siamo lasciati nella lezione precedente. Quindi apriamo le diapositive, clicchiamo sul sistema dei poteri e dei permessi e entriamo in questo primo argomento, e cioè le macro categorie di azioni in Office 365. È sempre bene categorizzare qualunque argomento si vada a studiare, non soltanto l'informatica, ma anche qualsiasi altro tipo di disciplina. La categorizzazione è sempre molto importante perché poi ci dà la possibilità di avere a monte un punto di riferimento quando si vanno a declinare ulteriori sottopunti. E come abbiamo detto nella lezione precedente, all'interno di Office 365, prima di andare a vedere quelli che sono i poteri precipuamente propri dei singoli ruoli di amministrazione, all'interno dell'account Office 365 essenzialmente si possono fare tre cose. Si possono creare degli oggetti, su questi oggetti si possono compiere delle operazioni e questi oggetti possono essere condivisi. Come senti, io sto parlando ancora di oggetti, non di singole applicazioni. Quindi creazione vuol dire che poi ci sarà sempre il potere anche di compiere operazioni e di condividere questi oggetti. Lo stesso non si può dire invece in ordine a chi avrà soltanto il potere di compiere operazioni, che non è detto che abbia anche quello di creare questi oggetti e di condividerli, e lo stesso dicasi anche per coloro che avranno il potere di condivisione su un determinato oggetto, che non vuol dire che avranno su quello stesso oggetto il potere di compiere operazioni o il potere di creare quell'oggetto. Quindi andiamo ad aprire la prima diapositiva e il primo concetto, quindi quello della creazione degli oggetti. E io qui ho ritagliato dei piccoli screenshot di tante applicazioni di Office 365 relativamente alla parte in cui c'è scritto crea. Ecco, qui si può vedere come si possono creare tanti oggetti all'interno di Office 365. In ogni applicazione si può creare qualcosa. Partiamo da qua su in alto, dove ci sono degli screenshot relativi all'ambiente proprio di amministrazione in senso stretto di Office 365, dove se leggiamo vediamo che qui c'è scritto, e lo abbiamo visto ampiamente nella sezione precedente, aggiungi un utente. Ecco, qui si va a creare un utente. Aggiungi più utenti, qui si vanno a creare più utenti contemporaneamente, come abbiamo visto nella sezione precedente. Aggiungi un team, quindi qui si va a creare un team in Teams. Aggiungi un gruppo Office 365, quindi si va a creare un gruppo Office 365. Così come si può aggiungere e quindi creare un ospite all'interno dell'account, come abbiamo visto nella sezione dedicata in senso stretto all'amministrazione. E lo stesso dicasi per le applicazioni. Quindi qui abbiamo Planner, con questo pulsante andremo a creare un nuovo piano. Con questo pulsante in Teams andremo a creare un nuovo team. In SharePoint andremo a creare, cliccando su questo pulsante, un sito SharePoint. Su Sway andremo a creare uno Sway, cioè un ambiente per fare una presentazione dinamica. In Forms, cliccando sul nuovo modulo, andremo a creare un form dove raccogliere dati dall'esterno per l'azienda, dove sottoporre a delle persone anche all'interno dell'azienda un questionario. Su Power Automate andremo a creare un flusso, quindi cliccheremo qui e andremo a creare un flusso all'interno dell'organizzazione. Con Power Apps, cliccando su Crea, anche qui andremo a creare un'applicazione. Su OneNote andremo a creare un nuovo blocco appunti. Su OneDrive andremo a creare qualcosa di nuovo all'interno dell'ambiente OneDrive, cioè andremo a creare un file di Word, di Excel, di PowerPoint o anche una cartella. Torniamo indietro e apriamo adesso le operazioni sugli oggetti, e come vedi
io ho lasciato gli stessi identici screenshot aggiungendo queste piccole scritte, perché ora qui siamo nell'altro concetto, nell'altra categoria, cioè in quello dell'operatività, cioè del che cosa si può fare in questi oggetti una volta che sono stati creati. In ordine agli utenti, per esempio, si possono gestire le licenze. Un utente che è stato creato senza licenza si può vedere attribuita una licenza Office 365, oppure se aveva una licenza con un certo grado di utilizzabilità di Office 365, si può vedere attribuita una licenza con maggiori poteri. In un gruppo Office 365 un'azione operativa e quindi non di creazione sarà l'aggiunta di membri. Per quanto riguarda un ospite sarà la gestione delle info di quel contatto, quindi andare ad aggiungere i dati anagrafici. In un piano di planner potremo aggiungere un'attività, anche questa è una cosa operativa perché il piano di planner è già stato creato. In Teams si potranno inviare dei messaggi, in SharePoint si potrà creare un elenco che fungerà da database, in Sway si potranno allegare delle immagini per fare le presentazioni, anche questa è una cosa operativa. E in Forms, dopo aver creato il form, si potrà andare a impostare il questionario e chi imposta il questionario non è detto che abbia il potere di crearlo e quindi potrebbe non avere nemmeno il potere di cancellarlo, ma solo di creare le domande. In Power Automate potrei non avere il potere di creare e nemmeno di cancellare il flusso, ma di modificarlo, di lavorarci sopra, così come in Power Apps di sviluppare l'applicazione che è stata creata nell'altro concetto e nell'altra categoria. In OneNote potrei andare a scrivere delle note, in OneDrive potrei andare a modificare, se ne ho il potere, un file che appunto è stato creato nella macro categoria concettuale precedente. Quindi torniamo indietro e vediamo l'ultimo argomento, e cioè la condivisione degli oggetti. Ora io qua su ho tolto la parte relativa all'amministrazione in senso stretto di Office 365 perché lì non si fanno condivisioni, lì si crea e basta e si compiono delle azioni. E per le altre applicazioni invece, se scendiamo nelle applicazioni in senso stretto di Office 365, qui si può condividere il piano di planner, si può condividere in Outlook per esempio un post che è stato pubblicato in Team, si può condividere un elenco SharePoint, ovviamente con altri membri dell'organizzazione o anche con ospiti che vengono invitati, o per esempio il sito SharePoint potrebbe essere fatto vedere anche all'esterno a persone che non sono né membri né ospiti. Potremmo condividere la nostra presentazione con altri membri dell'organizzazione, potremmo condividere il questionario per far vedere come è venuto, per farci lavorare altre persone, oppure per far rispondere alle domande con cui vogliamo raccogliere i dati tramite quel questionario. Possiamo condividere il flusso in Power Automate. Possiamo condividere l'applicazione di Power Apps perché possa essere utilizzata e quindi ci si possano inserire i dati. Possiamo condividere una nota di OneNote perché potrebbe essere utile nel lavoro, perché abbiamo preso quell'appunto e lo vogliamo far vedere a qualcuno su un determinato argomento. Ovviamente, soprattutto, potremo condividere i file di OneDrive. Questo ovviamente se abbiamo il potere di fare queste cose, di creare, di operare e di condividere. E quindi andando ora nelle prossime lezioni a analizzare i poteri di amministrazione di alto livello, vedremo come si attribuiscono i poteri e quindi chi all'interno dell'account Office 365 può fare che cosa, chi può creare, chi può operare, chi può condividere o chi può fare anche più cose insieme. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!